Elena, ora conto da 1 a 3, al mio 3 mi dice cosa vedi? 1, 2, 3. Un triangolo che è comparso già quando contavi. Come è fatto? Non riesco a capire se è una struttura tridimensionale o bidimensionale. È un triangolo con i lati tutti uguali? C'è È dove è posto rispetto alla tua posizione? No, lo vedo di fronte a me. Ma è un corridoio. Ma è disegnato? Inizialmente era disegnato, dopo è diventato tridimensionale. Quindi una piramide. No, è lungo. Come se io avessi un corridoio triangolare di fronte a me. Ok. È cavo, quindi? È un corridoio? C'è, Sì. c'è. Ehm, ed è regolare, cioè la base e le due... C'è. Monica. Sì, vedo che lei rappresenta il vertice. Davanti, come dice lei, c'è proprio come un corridoio che io vedo come tipo la scelta. Quindi lei è al vertice e ci sono come i due lati del triangolo che la portano su due diverse strade. E in qualche modo, in verità, queste due strade sono collegate dalla base del triangolo. Quello che io vedo poi, andando oltre questa versione, diciamo così, geometrica, è lei che ha lo zaino in spalla, alle sue spalle, dietro di sé, ci sono le montagne e davanti appunto c'è questo bivio. C'è un bivio che porta più tipo con dell'acqua. Mhm. Non so se può essere il lago, il mare, comunque acqua. E un altro invece che mi porta più verso le strutture che vanno in alto, più palazzi sembrano. Elena. Vedo un lago, però vedo le montagne dietro. Dietro al lago. Cos'altro vedi, Elena? Più che altro la sensazione che sto benissimo. Dammi la tua vibrazione, Elena. 532 mi viene. Boh. Consapevolezza. 1, 2, 3. Non PS. so, è quello che mi viene. Sì, sì. 58. Vite. 9, 4, 3. Cervello. 100. Anche qua. 1, 2, 3, 123. Quanto sei, Elena, nella 3D? 38. Monica? Solo questo? Vuoi sapere della 3D? Sì, Mhm. sì, sì. Ok. Elena, chiama le tue entità eteriche. C'è uno con le ali.
Boh, Di un, spalle? un drago piccinino, ma è piccolo. Si è messo di fronte a te o di spalle? Lo vedo da un lato. Di Aspetta. fianco. Sì, da una parte destra. Come sono gli occhi? Sembra tutto fare carino e gentile. Non riesco a vedere gli occhi. Come ha le mani? Piccolini, è proprio un drago, però è piccolo. Cioè le superiori sono piccole e le C'è, inferiori sono grandi. Ah. c'è. Mhm. Poi? Chi c'è? Percepisco qualcun altro, ma non riesco a vedere. Monica. E questo qualcun altro è un uomo del tempo che ogni tanto tira fuori una baionetta e ogni tanto invece un cartello con su scritto lavori in corso, sicché la linea temporale di Elena risulta sbarrata, bloccata e lei rimane ferma. Lo vedi, Elena? Lo percepisco. Vedo solo pezzettini e uno con un capello. Ma perché l'ho già visto questo qua? Ho la sensazione che l'ho già visto. Sì, quello col cappello? Cioè, Chiedigli dove l'hai già visto. in un sogno lucido. Chiedigli come si chiama. John, Sì. Chiedigli cosa ci fa lì con te. le dà fastidio che giro in tutte le linee temporali possibili, li cambio. Mi dà fastidio. In che Ok. senso giri in tutte le linee temporali? Mi dici che arrivo nei posti dove non dovrei arrivare. È così, Monica? Dice che è una ficcanaso Ecco, sì. e quindi tanto lui ha a disposizione questo cartello di lavoro in corso e quindi per punirla di questa sua smodata curiosità la ferma così, la fa stare ferma diversi turni della vita. Va bene. Altre entità eteriche, Monica. No, diciamo che è quello che lei ha visto come drago, io invece l'ho visto, pensa come lucertola. Mi fa proprio vedere questa lucertola distesa al sole, che dipende dal sole e che rimane per ore e ore ferma, così immobile, dove tutto intorno accade e lei è ferma. E lei è ferma. Ci sono delle entità mentali, Monica? Ne vedo una sola, che si chiama depistaggio. Ed è proprio questo, anche creare in lei una specie di confusione, anche di indecisione e di tentennamento, proponendole diverse, anche false piste, che Sì, potrebbero sembrare, è vero? sì, Potrebbero, mi sono sem- accorta. potrebbero sembrare lì per lì, wow, giuste, in realtà sono proprio messe lì appositamente per ingannarla. Che livello? A me da 5.
Ho tanto freddo, inizialmente ho iniziato a vibrare tutto, adesso ho tanto freddo. Perché, Monica? Questa è la lucertola. Che Mi sta carino. dicendo, senza sole, dove vuoi andare? Tu hai bisogno del sole, stai lì, bella che ferma, e starai bene. Se tu adesso inizi a muoverti, vai in giro, linee temporali, possibilità, lo vedi che ti viene freddo? Dov'è il tuo sole, Elena? Lo percepisco freddo, è più bianco, però è freddo. Stai parlando del sole che c'è in cielo? È quello che mi è comparso. E se tu dovessi cercare il tuo, tra virgolette, sole, dove lo troveresti? O lo cercheresti? Ti riferisci a un posto o... Tu Perché dimmi io, quello che viene, ti viene. allora, quello che mi è venuto, sto vedendo una sfera di fuoco dentro di me. Esatto. Vai lì. È proprio come un sole. Come si chiama questa sfera di fuoco? Chiedile il nome. Non ridere, Lucia. C'è qualcosa collegato al tuo nome? Lucia si chiama. C'è, È bella c'è. a vedere? Beh, condividi la sua bellezza con le tue interferenze con il drago lucertola. Portalo lì. Dà fastidio. Dice, Beh, mi stai bruciando. è Certo, tuo la lucertola. Chiamiamola lucertola, ma se vuoi la chiamiamo anche drago. c'è. Portala lì. È tua, fa quello che dici tu. La puoi anche trascinare da un braccio se non vuole venire. La puoi anche convincere tirando le sberle sulla nuca, portandola lì a calci, portandola trascinata, portandola invitata, ma obbligatoriamente obbligata a venire. Come lo fai? In che stile? L'ho trascinata. Com'è al tatto la lucertola? Ma no, è un povero programma. No, niente di spettacolari. Non la No, senti sotto no, dita? no, non mi fa nemmeno impressione. Ok, prova a guardare se ci sono dei tuoi impianti nel tuo corpo energetico. Ancora ginocchio, pancia, è quello che mi viene per primo. Monica, impianti, vediamoli. Mi è venuto tipo come se avesse il simbolo del forno a microonde sulla testa, le ondine, Mm. come a creare una specie di surriscaldamento, tanti pensieri inarrestabili di giorno, di notte, ehm, che creano proprio sì, un riscaldamento nella testa, quindi ovviamente confusione. Mm, Poi sì, ginocchio, sì. La pancia la vedo in realtà come se prendesse da sopra i genitali fino allo sterno. È come una barra verticale. A cosa serve? È come se iperstimolasse la zona della vescica, quindi dà come delle scosse e questo risulta ovviamente anche fastidioso per Elena, perché
arriva lo stimolo di fare pipì nei momenti in cui invece vorrebbe rilassarsi. E l'effetto della parte terminale di questa lastra è sul cuore, che invece è come se fosse a volte accelerato come ritmo, ma come azione del cuore in realtà depotenziata, rallentata. Elena, cosa vuoi aggiungere? Che vedo un tipo di involucro, nemmeno non so come chiamarlo, sulla parte bassa del cuore. Ho visto la bara, però finisci con questa roba che prende un pezzo di cuore proprio, parte bassa. Monica, causa esoterica del dolore al cuore e corrispondenti aritmie. Causa esoterica. Esoterica ovviamente, questa barra che abbiamo visto, e anche il fatto che è come se lei avesse gran parte della sua energia nella testa. Intendo proprio l'energia del suo campo. La veicolasse soprattutto nella testa e nei pensieri. L'energia dedicata al cuore è discontinua, è frammentata, così che quando il cuore riceve questa energia che gli arriva, è come se avesse come un'ansia, sta arrivando qualcosa anche per me, sta arrivando qualcosa anche per me, ok? Però ci sono delle irregolarità. Ok, la risposta del cuore è con delle irregolarità, proprio perché non riceve questa energia in maniera costante. E in effetti devo dire che spesso l'approccio della sua vita è molto basato su tante conoscenze che lei ha, su tanta mente, anche su alcuni i sensi, perché lei anche i sensi ce li ha molto sviluppati, però la parte più profonda del cuore non tanto. Causa esoterica della frequentissima pipì di notte, andando C'è in questo bagno. impianto che vuole creargli proprio questa seccatura, anche perché lei di notte, oltre che avere la possibilità di andare a visitare altre dimensioni, che nel suo caso lo vedo come il primo passaggio, avrebbe proprio la possibilità di andare a recuperare un rapporto con il proprio cuore, cioè a fare dei sogni con delle emozioni profonde, che vadano a risvegliare in lei quella parte invece che è sempre stata tenuta molto da parte, perché lei è sempre stata una che si è presa un sacco di responsabilità, che si è fatto un mazzo allucinante. Sì, sì, assolutamente. E quindi il fatto di farla svegliare ogni 3x2 e poi dopo lei non riesce a riaddormentarsi, eccetera, impedisce che intervenga l'altra parte, cioè lei rimane sempre ferma nella prima parte che magari le viene molto bene, ok? Che è quella di spostarsi nelle varie dimensioni, senza però entrare nella profondità dell'emozione, del cuore. Sistema linfatico e circolatorio malfunzionante, Monica. Allora, lei ha già dato una buona interpretazione, no? Dicendo il sistema linfatico mi preoccupa un po' di meno perché comunque essendo in questa precarietà economica, lavorativa, eccetera, tendo ad accumulare delle riserve, no? E quindi sono i liquidi che ristagnano. Però, e questa è già una buona prima lettura. Però quello che io vedo è come se queste gambe reclamassero delle carezze. È come se queste gambe mi facessero vedere lei che si fa un automassaggio, ma con un intento diverso. Cioè lei conosce molto bene ovviamente il corpo umano per via del suo lavoro, per il fatto anche che è un'operatrice di riflessologia plantare, ok?
Però è come se queste gambe chiedessero invece di essere accarezzate dalle mani intese come prolungamento del cuore. Quindi con un tipo di carezza, di sfioramento, che è in realtà una trasmissione d'amore per se stessa. E allora il fatto che loro si presentino quindi con questo ristagno, e quindi si sa, no, che il massaggio può aiutare molto, no, a drenare i liquidi, e lo utilizzano come pretesto affinché lei inizi ad avere un approccio con se stessa amorevole, non di tipo medico, clinico, ok? E neanche simbolico. Fallo adesso, Elena, energeticamente, questo massaggio. Ma infatti sto piangendo perché mi è venuta una tenerezza verso questo corpo Brava, che io ho sempre considerato solo una navicella, un mezzo di trasporto. E adesso lo sto vedendo veramente per quello che è. È fantastico. Quanti interventi ho fatto, è veramente fantastico. Spiegaci, cosa vedi? Mi sta uscendo l'amore dal cuore che veramente sta andando verso, ma non solo gambe, dappertutto, su tutto il corpo. Bello, molto Beh, molto bello. goditi questo momento, mentre lo fai, Elena, dici dove vai in altre dimensioni. Porta lì anche noi. Mi viene quello di stanotte, compare sempre mio fratello, anche mia mamma, però quello di stanotte è una dimensione dove era tutto bianco, strade bianche, tutto bianco, palazzi bianchi. Assomiglia un po' a Santorini, però non è Santorini, però è tutto bianco, non so perché mi è venuto un Berlì. Perché, Monica? A parte che il fratello mi era venuta anche in relazione, vabbè, adesso è anticipare, però ha anche i suoi blocchi lavorativi un po' legati al fratello. È come se lei avesse sempre questa premura, questa preoccupazione nei confronti del fratello, costante proprio. È vero. Lei non molla, hai capito? Cioè è come se lei si racconta, ok, di voler avere dei suoi obiettivi, però in realtà energeticamente è come la mamma di suo fratello. Va bene, questo. Poi di bianco, pensa che a me era venuto un deserto bianco. Avevo visto delle piccole dune e di quella sabbia finissima, impalpabile, praticamente bianca, che sembra quasi cipria. Mm. E io però avevo visto più verso l'Egitto, a dir la verità. Ti ci vedi, Elena? C'è. Vai lì. Dimmi, hai caldo o freddo? Lì. Calduccio, non è troppo caldo. È giorno o notte? Giorno. Dove sei? Questo che vedevo io in realtà è un piccolo villaggio bianco e vedo anche il deserto. Passi per strada, in una casa, su un animale, su... No, 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 sono lì che guardo dietro, c'è questo villaggio bianco e di fronte, davanti c'è il deserto. Perché guardi il deserto? Perché ci vuole di andare via. Vai. Sono in mezzo al deserto, mi sono spostata molto velocemente. Mhm.
però non so dove andare. Vai avanti. Sto sentendo a destra, a destra. Chi lo dice? La mia anima. Sicura? Se sì, vai a destra. Sì, sì, è lei, perché è quello che sento anche quando sono qua. Andiamo lì. Piccola città. Sì, sembra Egitto. Una piccola città. E questa è un'altra vita. Altra. Sei uomo o donna? Donna. Ma sei Elena e quindi è una linea temporale parallela o sei qualcun altro? Mi viene linea temporale. Quindi sei Elena. Sì, c'è un altro nome, però sei. Però è la tua fisionomia. C'è. Ok. Monica, causa esoterica dell'insonnia alternata a lunghissimi periodi di sonno, anche fino a 48 ore consecutive o quasi. Vedo che si affaccia, in questo caso il suo rettile, proprio come se assumesse entrambe le forme, sia la forma del drago che la forma della lucertola, a seconda di quello che è più congeniale. Adesso si è affacciato il rettile sotto forma di drago e dice: tanto è la stessa cosa. Non farla dormire o farla dormire per tante ore di seguito è la stessa cosa. Ovvero il risultato è quella che lei si afferma, perché se non dorme di fatto è stanchissima e di giorno è uno zombie. Se dorme tanto è come paralizzarla nel sonno e non farla agire di giorno. Poi mi fa proprio vedere come in questo caso il drago apre lo striscione che ha e vuole farlo leggere a tutti noi, che è il progetto di Elena ed è vorrei ma non posso. Quindi proprio come lei che si propone tutta una serie di obiettivi, eccetera, però poi eh, si realizzano tutta una serie di situazioni che rendono impossibile il proposito iniziale. E vedo che fa come la ola il drago con questo striscione, come dire che sia che se la sposta nell'insonnia, sia che se la sposta nella lunga dormita, tanto vince questo progetto qui. Monica, mancano delle sostanze nutritive nel corpo di Elena? Allora, quando lei ha fatto questa domanda, mi è venuta, più che mancare potrebbe trovare giovamento, mi è venuta quercia quercitina. Ok, questa è l'unica carenza che vedi. Da cui lei potrebbe trarre giovamento, sì. Elena, causa esoterica della tua difficoltà a trovare lavoro e casa. Sono io. Paure. Di cosa? Cambiamento. Monica. Mi viene sia il progetto vorrei ma non posso, ma sia l'entità mentale depistaggio. Ma anche io vedo anche molto il fratello. Cioè è come se lei
finché non vede il fratello più tranquillo, un po' più sistemato, un po' più pacificato con se stesso, è come se non riuscisse a regalare gioia alla propria personale vita. Solo che lei deve veramente fare questo sforzo di comprendere davvero cosa significa giocare. Lei si deve immergere in questa questione, che cos'è un gioco. Lei deve veramente arrivare a comprendere che anche il fratello è un ologramma. Esiste un posto che non è un posto e che non ha un tempo in cui l'anima sua e l'anima del fratello lo vede il gioco, lo vede il film. E tutto quello che vorrebbero dire queste anime che stanno in questo posto non posto è di aprire gli occhi, di prendersi gioco di questo gioco, di vivere la gioia, la felicità, la soddisfazione, perché è l'unico modo per provare ad uscire dal gioco. Come se lei avesse proprio anche come dei sensi di colpa, delle remore, dei freni verso il fratello. E questo proprio le impedisce di realizzarsi. E allora non trova il lavoro, oppure se trova il lavoro non trova la casa. Mm. Perché? Perché tanto comunque anche il fratello sta male, mica lei potrà stare bene. Elena, chiama tuo fratello. Ce l'ho già davanti, stiamo uno di fronte all'altro, però come animi, non ci abbiamo una forma, due sfere, in questo posto senza tempo, senza spazio, senza... Ci stiamo guardando e lui mi sta dicendo, vedi la Monica ha ragione, Perché? Chiediglielo. perché la sua malattia, quello che c'è, se l'ha scelto lui. E io devo capire che io sono io, ho il mio destino, ho il mio piano che mi sono scelta. Lui è lui, io sono io. Mi ringrazia che ci siamo incontrati questa vita, però devo guardare della mia vita. Monica. In questo luogo non luogo, entrambi sono perfettamente sani e consapevoli Sì, e conoscono tutto del gioco. Elena, che ha un livello di consapevolezza maggiore di suo fratello, è proprio più matura, è proprio più adulta da ogni punto di vista, può davvero entrare tutte le volte che vuole in questo non luogo per ricordarsi la verità. Qual è la E in verità? questo no, la verità è che lui benedirà ogni suo successo. E che lui già lo sta facendo. Ma noi che siamo immersi così nella terza dimensione ci sentiamo in colpa se noi abbiamo successo e chi amiamo invece sta affondando, che suo fratello sta un po' affondando. Questi sono gli inganni della terza dimensione e noi li dobbiamo vedere e sciogliere. Monica, lavoro Svizzera, Nord Italia o dove? Allora, Svizzera, per esempio, sì, perché la struttura in cui io l'ho vista è una struttura un po' immersa nella natura, non di grandi dimensioni e anche con una mentalità un po' più aperta e più sperimentale.
Mhm. nel senso un po' più basata su delle terapie moderne che potrebbero anche includere, per dirti, la musicoterapia, cose del genere, Mm. dove si riesca a comprendere che l'umore influenza molto la condizione del corpo. Mhm. Questo qui vedo che potrebbe esistere lì. Poi mi ha dato anche Valle d'Aosta, Mhm. se non l'abbiamo citata, ehm, Alta Aosta? Lombardia, non lo so, Alta Lombardia, Mhm. non so, poi invece Ah, scende più giù. Mm, montagne proprio. mm, mm, mm. Sì, lei è stanca di quelle montagne lì, ma non per le montagne in sé per sé, perché a lei piacciono le montagne, non vuole più il Trentino. Oh. Ok, ok. Ok. Quindi Svizzera in primis. Svizzera sto vibrando tantissimo e mi sono anche emozionata. Allora ti faccio questa domanda, Elena. Svizzera amici? No, mi dici che un filino più su. Oh, Però i consigli degli amici, sì? cioè, vedo un lago, c'ho vicino un lago. Madò, Buono, che vibro. Fantastico. Monica. Bello, 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 bello. Sì, è come se trovasse proprio anche un'affinità con la comunità. C'è. Che gioia. Ah, Va bene. Monica, si pulisce Elena con la pranoterapia che si fa a se stessa. Sì, mi fa vedere la sinergia tra pranoterapia e fiori di Bach. Io non so se lei prende Cisnat Bud. sì, l'ho già Eh, preso. eh, C'è. eh, sì, sì, valido per lei, sì. Va bene. Divertiamoci, Elena, andiamo in altre dimensioni. Mi viene la cosa di 2 notti fa, in quale mi sono vista in 3 dimensioni diverse, però avevo chiamato tutte e 3 le mie, chiamo varianti, non so come chiamarle. Ehm, praticamente in 2 ero io, adulta, e in una ero bambina. Eh, abbiamo provato tutte le varianti possibili di realtà, sai quando hai scelti, e la conclusione è stata una sola, sono sempre io, si arriva sempre allo stesso risultato, perché sono sempre io, in tutte e 3 varianti, che da bambina e da adulta. Mi viene questa roba, e di nuovo vedi il triangolo. Monica. Mm. Sì, infatti mi fa vedere come conclusione lei allo specchio e mi fa vedere lei come se riuscisse ad unire in questo triangolo la mente, il corpo e il cuore. Ed era poi unire, diciamo, queste tre alter ego. Cioè, Andiamo concretamente in un'altra dimensione. mi viene quella dove erano 2 lune, e lì ero andata con una mia ex collega. Ci sono 2 lune sul cielo, e notti, c'è una nave, tutto molto più moderno, molto più.
E adesso mi viene che gli oggetti che io vedo per casa, quelli che spariscono con un flash di luci, Mm. appartengono a quella dimensione. Monica. Sì, me l'ha fatta vedere quasi come una dimensione, non so, io l'ho vista mitologica, perché quando lei mi ha detto nave, io invece ho visto un calesse che passava attraverso queste due lune. Quelle che ho Apollo. viste io, sì, infatti, Mhm. esatto, Mhm. perché quelle che ho viste io erano due mezze lune e questo carro passava attraverso, ok? Quindi in questo momento ci passava di notte, se no poi appunto di giorno porta il sole questo carro. Mm? Ehm, E, sì, è vero. Ehm, so come dirti. Allora, un po' come il concetto dello steampunk, che fonde il moderno all'antico. Mm? Quindi in questa visione è come se ci fosse un aspetto di antichità, di mitologia, no? Con questo carro di legno. Però allo stesso tempo le potenzialità sono quelle della tecnologia più spinta. Mhm. Monica, chiama Apollo. Mm. È come se si sentisse scoperto del gioco. Dice che adesso a noi ci devono far vedere la tecnologia, ma che la verità è la mitologia. Cioè che il gioco è iniziato così, nella mitologia. La Quindi lui mitologia è lì inizia il gioco. sì. Mhm. Poi è come se si evolvesse e quindi, per esempio, come adesso ha detto Elena, il carro è più un'astronave, diciamo. Mm. Mm. Ok? Però inizia nella mitologia. Quindi vedo lui proprio che sta guidando questo carro, lo conduce e sta trasportando il sole. Mhm. E mi fa proprio vedere la Terra. Lui è in alto, però io riesco a vedere dal suo punto di vista giù, quindi la Terra esattamente rotonda, piana. Ma è un Sotto, arconte? Sotto? ehm, Scusa, sotto, sotto. sotto c'è la tartaruga. Mhm. Gioco è questo. Quindi dice, l'abbiamo iniziato così, questo sogno, questo gioco, questo film è fatto così, se tu lo potessi vedere. Mm. Ma quella parola che piace tanti, l'arconte, vabbè, è un dio, falso dio senza anima? Esatto, una divinità, sì, sì, Un sì. arconte. Sì, tanto non so come dirti, no? È come se fossero tutti, cioè è Etichette, sempre lo stesso gioco, ok? Poi però a seconda dei fruitori dell'epoca, certo. della linea dimensionale, sì, come dici tu, cambi l'etichetta. Mm. A un aborigeno dell'Australia è in bim bum bu e in bam bam ba, no? Con rispetto Esatto. parlando. Sì, sì, sì. O a un indiano della penisola indiana, del continente indiano, è Shiva o compagnia bella. Ok. No, no anima? No, no. Quindi piaccichiamogli sulla fronte ad Apollo un ma chi se ne frega di te adesivo. Elena, lo vedi Apollo? Sì, l'ho trasformato in un cartone animato, bidimensionale. Quello di Pollon? Cioè, guarda. Ma sai cos'è bello? Che sto vedendo la terra piatta, il Ah. cicino che passava sopra, ma che figata vedere la terra piatta. Sì, com'è? Però Descrivicela. sotto ci sono altre cose sotto. Dici? No, ma allora, è una cosa quando leggi di queste cose, dici, ma sì, dai, lo so, però è un'altra Così vederle. vederla. Ah. Vai, descrivicele, Elena. È come Che un Monica non vuole. piatto.
piatto, è come un piatto rotondo. Sì. Vedi le montagne, vedi il Cicino che passa sopra, sì è vero, con questo sole, però Apollo, chi se ne frega, sì. un carro trainato da Sì. nulla o da qualcosa? No, no. Cioè è Prima lui cosa, che porta col carro il prima sole? cosa mi sono venuti i cavalli, però secondo me non sono cavalli. Va bene, io non sprecherei neanche ad eternum per Apollo. Sì, infatti, no. Apollo ha già la sua etichetta sulla fronte, io gliel'ho messa per me, almeno voi volete mettergliela, mettetegliela dove volete, su una chiappa, sulla fronte, sul sole, sul carro. Dove gliela metti, Elena? Ma io l'ho truccato in un modo osceno, Bravo. E tu? veramente E tu, Monica? imbarazzante. Fra poco è la sua festa, è la festa di Apollo, 25 dicembre. Il sole rinasce, in teoria il 21, perché le giornate il sole che stava morendo, le giornate erano sempre più corte, improvvisamente rinasce, le giornate iniziano ad allungarsi. La cosa più bella di dicembre è il 21, perché finalmente riusciamo ad avere un pochino più di sole, un pochino più di giorno. Monica, stai dormendo? No, vedo che questi cavalli a me appaiono in realtà come dei leoni e hanno questa criniera che li fa sembrare esattamente dei soli. Ehm, è come se fosse un trionfo di vanità. È come se ci fosse, non so spiegarti, una specie di falsa luce. Non so come posso dirti, che questa qui è come se fosse la luce dell'ego, ok? Poi Mm. invece esiste una luce che ci viene trasmessa dalla sorgente. Un altro sole? Una luce Sì, diversa del sole? esatto, esatto. Non mi dire che le scie chimiche la filtrano. Sì, 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 Ok, stiamo parlando di UVA, UVB o qualcosa di eterico? di eterico direi. Mm. Sì. Chiamiamo il sole, i raggi del sole, dimmi tu, buoni, della sorgente, e i raggi del sole, cattivi, del finto sole. Come li definiresti? È come se fosse un sole sogno e un sole realtà, solo che nella nostra realtà noi vediamo il sole sogno, perché non è la realtà vera. Quando invece evolviamo, riusciamo a vedere il sole realtà. Quando, come? Per esempio, a volte a me è sembrato di vedere un sole gigantesco, almeno 3 volte il normale. Mi viene come se avessero bisogno di creare il sole sogno più grande che vada a coprire il sole realtà. Che è più piccolo. In quel momento è più piccolo, sì, però allo stesso tempo è più vicino, quindi noi lo potremmo vedere e pertanto va oscurato in questa maniera. Tra l'altro Apollo è l'unico dio, forse, che ha nome greco e romano uguali. No, Venere, Minerva, Era, Giunone, Zeus, Mm. Giove, Apollo è Apollo. Ho appena controllato, non mi veniva in Mm. effetti Apollonium, forse era in latino, però comunque è lo stesso. Va bene. Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? No, Elena? No, no.
Bene, finiamo la tua sessione, Elena. Vai al cluster. Ma perché lo vedo? Per carità, non l'ho mai visto, però biblioteca. Sì, sì, ci sta. Vai lì. Pronti? Ci sono. Lo teniamo? No, Lo butti? Come? è dato già fuoco. Guarda, Con un lanciafiamme, sono un ti po'. do anche questo suggerimento. Potresti vederlo come un quadro, un poster Mm, davanti a te, questa grande biblioteca pesante, giù, devi bruciare tutto, là, con tutti quei piani alti, poi magari si salva un pezzettino di carta dove c'è proprio la tua firma e sei fottuta. No, è un poster, è un mm, quadro, lo accartocci, ok. ti dà maggior consapevolezza della finzione, ne fai una bella pallina e lo butti in un portale definitivo. Hai fatto subito così la tua pulizia. Aspetta che apro il portale. Boh, andato. Crea tu un ad eternum o un core eternum dove vuoi. Fatto. Guarda se c'è un avatar, potrebbe anche esserci qualcosa o niente. No. Monica con la testa conferma che non c'è. Alza le tue frequenze, Elena, e dimmi a quanto stanno. 1853. Consapevolezza. 236. Va bene, sono numeri, sono altissimi. Dimmi quanto sei nella 3D adesso e quanto sei nella 4D. 20, 28. Monica. 20. 20, mi veniva lì 20, 20, cioè, I valori sono valori, avete due scale differenti, certo. anche se non in tutto. Sei andata molto molto bene. Abbiamo solo un'ultima cosa da fare. Chiama nel portale aureo degli animali tutti quelli che hai chiamato. Le due cagnoline che ti sono state uccise e i cani e gli animali che hai avuto in tutta la tua vita. Stiamo parlando del boccone avvelenato? E me li hanno ammazzati coi calci, però li vedo sempre nelle dimensioni parallele, vengono spesso. Però c'è una gioia, stanno arrivando tutti, tutti. Che bello. È un'emozione e una vibrazione altissima. Anche per te, Monica. Sì, no, sono curiosa solo di sapere da Elena se lei ha una pianta grassa in casa. Oh sì, che gli voglio un bene. C'è anche la pianta Esatto, di mia mamma che siamo collegati, una nata lei. esatto. E una di queste piante è come se non è facile da spiegare. Eh, Quando gli animali muoiono è come se poi potessero rivelare, rimanifestare la propria essenza in altre o altri animali o le piante. Io lo vedo in una pianta grassa che lei ha in casa.
La pianta di mia mamma, che siamo molto legati da tutti i punti di vista. C'era una volta un mio amico qua in casa, voleva avvicinarsi a me e la pianta non lo lasciava. E lui mi ha detto, digli di farmi passare, perché la pianta aveva la sensazione che lui mi avrebbe fatto male. E ho parlato con la pianta e l'ha fatto passare. Va bene. Quegli animali che hai chiamato sono passati? Adesso stanno passando, ma sono tanti, ma non sono solo quelli, sono Certo. tantissimi animali ammazzati in incidenti stradali. Però c'è Beh, una gioia. mi stai aiutando. Le cagnoline mi stanno salutando, sono rimasti tra gli ultimi. C'era anche un cane randagio lì dove ero in Romania. Bene, sono Mon- andate. Monica, messaggio finale di Elena a se stessa. Tutto questo è mio. È il mio piccolo e grande Lego, il gioco Lego. Io collego tutto. Io costruisco, io distruggo, io smonto e ricombino. Solo io. Elena, lasciati un messaggio, vediamo cosa ti arriva. Vai avanti così. Come ti senti, Elena? Capace di far tutto. Ti senti bene? È una roba leggerissima, ma soprattutto piena di gioia. C'è una gioia. Beh, sei pronto a tornare? C'è. Ok. Disconnettiti. Monica fresca come una rosa, Elena fresca come una... Allora, ho ripreso a registrare chi sia mai per lasciare questo finale, Elena, per raccontarci un po' com'è andata. Alza pure... Tanto tu lasci il viso, no? Sì, Ok. una bomba. Eccolo. Siamo in 4, non in 3. Visto. Raccontaci, Elena, vai. Allora, ci sono cose, Riprenditi, ovviamente. sì, sì, ci sono cose che già li facevo, però non ero tanto cosciente, o magari non avevo fiducia in me stessa che riuscivo a controllarli bene. E ho avuto di nuovo la conferma che sono una bomba. Yes. Che roba, ragazzi. Che tipa che sei. Ma veramente una bomba. Guarda che sto ancora in vibrazione, una roba impressionante. Ma mi esci. Sono Quando si tutta. parlava della Svizzera, come stavi? Oh, lì una vibrazione, lì vibravo proprio, ma sentivo la vibrazione da dentro. È quello il posto. È quello il posto. Me lo sono sentita. Perché quando c'è qualcosa che è vero, entro tantissime vibrazioni. È quello il posto. Infatti io avevo già mandato i documenti, adesso sto aspettando che mi arrivi la conferma. Mamma, che Ci bomba. dobbiamo salutare, cosa volete aggiungere, Monica? È stato molto potente. Brava, brava, brava Elena. Madonna, grazie, bravi voi. Grazie, grazie. Allora, interrompo questa registrazione, non dite delle cose belle dopo, no? Non dite cose belle, eh? La interrompo? Oh, l'ho Sì. interrotta, non è vero. Eh. No, vabbè, la interrompo e grazie a tutti. Ciao.